Nel nostro lavoro di storytelling basato sul motorsport capita molto spesso, adesso anche che abbiamo un certo giro di conoscenze, che i protagonisti in prima persona delle vicende di cui parliamo ci vengano, una volta che noi abbiamo raccontato la versione con le fonti che abbiamo trovato in giro, ci vengono a raccontare quella che in realtà è la loro versione dei fatti e come sono andate realmente le cose, perché quello che abbiamo potuto constatare molto spesso sulle vicende riguardanti spesso le squadre italiane del passato della Formula 1, spesso non nascono miti, leggende o anche cose non vere, magari messe in giro da qualcun altro che non si sa chi sia, per chissà quali fini. Ed è quello che ci è successo purtroppo già in diversi casi, ma in questo caso particolare con la storia della First Racing, l'antesignana della Life, diciamo così, e purtroppo questa cosa ha fatto sì che nella prima edizione del nostro libro Il sogno impossibile siano state pubblicate alcune inesattezze, alcune anche piuttosto pesanti, di cui ci scusiamo pubblicamente, ma per fortuna, grazie Massimo che ci ha invitato in questo luogo straordinario, abbiamo la possibilità di rimediare non soltanto correggendo quelle che sono state le imprecisioni, ma potendola raccontare già da chi l'ha vissuta all'interno, certo. Quindi questa storia. Tanto benvenuto su Motori Dimenticati. Grazie a voi. Beh, innanzitutto io partirei dall'inizio. Come sei arrivato in First? Guarda, io prima di tutto ringrazio voi perché non è così scontato avere qualcuno che abbia a cuore lo storytelling di quello che è stato secondo me uno dei periodi più belli del motorsport, dove appunto l'idea faceva partire e faceva muovere le persone per seguire un obiettivo, cioè quel periodo che ha fatto nascere scuderie come la Onyx, come la Jordan, come noi stessi e come parecchie squadre di Formula 1 di quel periodo. Per quello che riguarda me, appunto, io ero arrivato dopo diversi trascorsi in scuderie di Formula 3, di la Formula 3000 con Luciano Pavesi. Sono stato assunto alla First Racing all'inizio del 1988, perché la First Racing era considerata la squadra emergente per quello che era il panorama della Formula 3000 internazionale. In effetti poi negli anni che la First ha partecipato al campionato di Formula 3000 si è sempre distinta come una delle squadre di riferimento. Un gruppo affiatato, le macchine erano sempre preparate in maniera ineccepibile, eravamo uno dei team più considerati. All'inizio dell'88, quando io sono arrivato alla First Racing, si è cominciato a parlare di Formula 1. C'era Onyx che sarebbe entrata l'anno successivo, con il fatto che i turbo venivano vietati, esatto. Veniva data il là a parecchie strutture che potevano ambire a fare la Formula 1. Non era chiaramente l'ambiente blindato che c'è adesso, e che da una parte appunto rimpiango che non sia così, quindi appunto con una buona squadra, una buona base economica e tanto impegno potevi pensare di partecipare al campionato di Formula 1. Senza i costi del turbo ovviamente, esattamente, con un Cosworth DFV si faceva. Il Cosworth DFV, come succedeva negli anni 70, comperavi il Cosworth, noi avevamo la fornitura dei motori Judd perché eravamo certo. La squadra ufficiale Judd per la Formula 3000, noi e la RALT ufficiale. Si è cominciato a mettere in piedi il programma della Formula 1. Questo grazie appunto a un'intuizione di Lamberto Leoni. All'epoca aveva dei grossi agganci, aveva delle sponsorizzazioni importanti e di conseguenza il passo naturale sarebbe stato quello di fare la Formula 1. Il responsabile tecnico per la Formula 3000 era Riccardo Di Vila, che noi chiamavamo tutti Richard per i suoi trascorsi in Inghilterra. Richard aveva una grossa esperienza sia di costruzione della Formula 1, anche se appena precedente al nostro periodo, ma una grossa esperienza come ingegnere di pista per mettere in pista delle vetture velocissime, affidabili e tutto il resto. Il nostro capo officina era già stato il capo officina della Euroracing quando l'Euroracing aveva fatto la Formula 1 con l'Alfa Romeo, quindi c'era l'esperienza necessaria per poter partire con questo passo. Ovviamente non c'era la possibilità di dedicargli il 100% del tempo, quindi tanti particolari sono stati subappaltati a strutture esterne. C'era appunto la struttura di Gianni Marelli che ha cominciato a collaborare con noi appunto da aprile 88 e aveva cominciato a preoccuparsi del reperimento dei materiali, della costruzione delle leve delle sospensioni o dei portamozzi, tutte cose che comunque erano state impostate come misure, come geometrie e come particolarità da Riccardo Di Vila stesso, insomma. Quindi quello che sarebbe
che sarebbe riguardato noi sarebbe riguardato l'assemblaggio completo della macchina e la costruzione di particolari minori, tipo supporti delle carrozzerie, tipo i supporti del motore, tipo cose di questo genere qua. Alla fine del campionato di Formula 3000, appena tornati da Digione, il lunedì ci troviamo in officina, Leoni ci chiama in ufficio, tutti quanti, e ci dice: guardate che io ho bisogno, questo appunto parlo che era metà ottobre, ho bisogno che la macchina venga preparata per il 5 di ottobre perché dobbiamo assolutamente partecipare al Motor Show di Bologna. 5 dicembre. 5 dicembre, quindi vuol dire 2 mesi scarsi. E ricordo al 15 di ottobre non c'era un bullone riguardante la Formula 1 ancora in officina. Era tutto chiaramente in preparazione. Verso la terz'ultima settimana di ottobre è arrivata la prima scocca e abbiamo cominciato, appunto, abbiamo approntato il jig, praticamente la dima sulla quale poi dopo avremmo montato gli attacchi delle sospensioni, gli attacchi del motore, delle cinture, delle carrozzerie e tutti i particolari che andavano dietro, e mano a mano arrivava la roba da poter montare. Abbiamo lavorato giorno, notte, sabati, domeniche, senza sosta per terminare la macchina e devo dire ci siamo riusciti. Attenzione, poi non l'abbiamo montata in qualche maniera, l'abbiamo montata come per andare a fare il mondiale di Formula 1. Certo, quindi anche perché comunque già costruire una Formula 1 da zero immagino sia molto complesso. È un bel impegno, era un bel impegno. Ma costruirla in 2 mesi ci va molto molto impegno. Esatto. Il Motor Show, perché lo dico semplicemente per i più giovani che non sanno cosa fosse, si svolgevano delle gare dimostrative 1 contro 1, praticamente un time attack 1 contro 1 a eliminazione diretta, e questo soprattutto per i team italiani era un modo per farsi conoscere e anche per raccattare sponsor, immagino. Sì, sicuramente era una ottima vetrina e poi era anche la maniera per poter salutare il pubblico, tifosi, certo, eccetera, alla fine della stagione. Mi ricordo che noi appunto con Gabriele Tarquini facemmo i quarti di finale contro Piero Martini e vincemmo la prima manche. Attenzione, poi noi non avevamo gomme da qualifica o cose performanti per poter sfruttare al massimo la cosa, quindi non ci aspettavamo neanche di poter essere così competitivi, anche se si tratta solo di un'esibizione, perché comunque quando c'è in palio qualche cosa nessuno scherza. Il pilota non scherza mai. Assolutamente. Quindi nella seconda manche invece era in vantaggio Piero, quindi ci sarebbe stato eventualmente uno spareggio, però nella seconda manche in una chicane posticcia Gabriele è arrivato un attimo lungo, ha preso molto violentemente uno dei cordoli posticci che erano molto alti e in quell'urto ha staccato una sospensione, l'attacco di una sospensione che era ricavato nella fusione del cambio, e quindi purtroppo ci siamo dovuti fermare. Dopo quella dimostrazione abbiamo riportato la macchina a casa, abbiamo sistemato, perché ovviamente faceva parte del lavoro di sviluppo, e abbiamo sistemato gli attacchi delle sospensioni e siamo andati a girare a Monza. Ecco, questa è una cosa che per esempio non abbiamo trovato da nessuna parte, nel senso che esatto. quello che traspare da quello che viene raccontato, che si trova online e non solo, viene fuori che la macchina è rimasta ferma dopo l'incidente e non ha più girato, invece non è così. No, invece non è così. Sono sicuro che nei giornali negli autosprint di fine 1988 viene menzionato il nostro test che facciamo con Tarquini quando appunto abbiamo dovuto sospendere il test per la rottura del motore. Tra l'altro una rottura che era dovuta a un impianto di sfiato dei gas che produceva il motore che non era stato fatto correttamente, ma non da noi, da chi aveva progettato l'impianto di sfiato. E quindi niente, abbiamo dovuto fermarci, però avevamo ottenuto già un tempo di 1:35,8 che con le gomme che avevamo a disposizione, le temperature che c'erano e un setup aerodinamico che non era adatto per Monza, era un tempo assolutamente in linea con i migliori degli aspirati dell'epoca, perché un tempo buono era intorno all'1:34, quelli che facevano la Scuderia Italia, che comunque avevano fatto una figura più che degna. Quindi la macchina era sostanzialmente un buon progetto. Non avremmo mai vinto il mondiale di Formula 1, certo, ma sicuramente potevamo fare la nostra figura. Tarquini era uno dei piloti più quotati e comunque appunto la macchina ha funzionato in maniera più che degna. Dovevamo partire per la prima gara del mondiale dell'89, io personalmente ero andato in Inghilterra a montare le marce di Formula 3000, quindi ho seguito meno l'evoluzione della cosa perché poi sono stato su un mese e mezzo filato, però appunto le notizie che mi arrivavano che i ragazzi stavano preparando le cose necessarie per il trasporto della macchina in Brasile, il tecnico
responsabile tecnico della gestione in pista sarebbe stato David Luff, e i meccanici e la struttura sarebbero stati non subappaltati ma affiancati da Colin Bennett, che era Cobra Motorsport. Sì. La vettura avrebbe avuto un numero 42 e anche queste cose qua si trovano sugli autosprint del primo periodo del 1989. Era stata pagata l'iscrizione al Mondiale di Formula 1, erano stati superati i crash test, sia il laterale fatto da noi, sia il frontale, alla presenza del commissario tecnico Kaneschi, che chi è dentro nell'ambiente si ricorda perfettamente fosse uno che non faceva passare le cose, non faceva sconti. Così, assolutamente, cioè o andavi o non andavi, quindi il fatto di essere riusciti a passare vuol dire, testimonia anche la bontà del progetto che abbiamo messo in piedi. Non da un momento con l'altro, ma comunque praticamente la cosa si è fermata, presumo perché poi c'era un discorso di prequalifiche, quindi tu dovevi per forza fare le prequalifiche, non sapevi neanche se avresti fatto una gara in tutto l'anno, come è successo a più di... Tarquini ne sa qualcosa, tra l'altro, perché lui quell'anno, finito quel progetto lì, è entrato poi in AGS per sostituire un pilota. Per sostituire Strafe, poverino, che proprio lì a Jacare Padova non mi veniva il nome, però quell'incidente. Un incidente bestiale, sì. E poi si è trovato a fare i conti ha portato a punti l'AGS, esatto. Ma da metà stagione in poi ha dovuto fare le prequalifiche, esattamente. Rimanendo intrappolato lì. Esattamente. Parliamo un attimo del motore, perché si ritrova anche qui cose non vere, il motore che montava la First Racing era un motore da Formula 1. Era un motore Formula 1. Allora, come ho detto all'inizio, noi avevamo il contratto con Judd, proprio con John Judd, per l'utilizzo dei motori Judd Formula 3000, che era un motore derivato dall'Honda Formula 3000 che era stato pagato dalla Honda nella stagione 86. È stato chiamato Honda nell'86 e nell'87, poi la Honda ha sospeso i pagamenti ha sospeso la sovvenzione di questo motore, perché comunque erano impegnati col loro motore Formula 1. Nell'88 col turbo si sarebbero fermati, eccetera, insomma, quindi hanno stoppato tutto quanto e John Judd è andato avanti rinominando il motore Judd, appunto. Da quel motore, che era un'ottima base, ha tirato fuori un motore di Formula 1 che è stato adoperato dalla March e dalla Williams nel campionato del mondo dell'88. La March 88, che era meravigliosa, e quella era disegnata da Adrian Newey, non la March 88B, che invece era disegnata da Andy Brown. E appunto da questo motore qua ha permesso sia a Williams di traghettare la stagione da Honda a Renault e la March di rientrare con la Formula 1. Insomma. Noi abbiamo avuto un esemplare che era a metà chilometraggio, adoperato dalla Williams, e negli accordi era che avremmo adoperato questo motore per fare lo shakedown e i primi chilometri di sgrossamento della vettura, e poi avevamo un contratto per 4 motori che poi, non facendo la Formula 1, è stato riconvertito Formula 3000 per tutta la stagione 89, che abbiamo adoperato con Apicella, Dell'Etra e Giovanardi. I soldi che aveva già preso John Judd per quel contratto di Formula 1 sono stati poi adoperati, spostati per la Formula 3000. Insomma. Allora, adesso che abbiamo un po' ricostruito l'ordine temporale delle cose, che era la cosa principale che a noi premeva, ci sono degli aneddoti particolari che di solito in questo mondo escono sempre fuori. Immagino che in questa avventura ce ne siano anche, uno che ti viene in mente, per esempio. Il primo test che abbiamo, proprio il test che abbiamo fatto al 6 di dicembre, prima di partire per il Motor Show, siamo andati a verificare che la macchina funzionasse, che entrassero le marce, che staccava la frizione, tutte queste, che gli impianti funzionassero sul circuito junior di Monza. Tenete presente che il 6 di dicembre chiaramente era pista ghiacciata, la parte della variante junior era piena rasa di foglie, quindi quando Gabriele è uscito dai box è entrato, ha fatto il primo giro e poi è rientrato ai box, il classico installation lap, è rientrato con le pance piene rase di foglie raccolte nel giro, no? E chiaramente la temperatura dell'acqua era salita molto, quindi abbiamo pulito tutte le pance, è tornato tutto a cose normali. C'era l'ingegner Marelli che era venuto a vedere questo test, perché purtroppo Richard 15 giorni prima di questo test aveva ricevuto un'offerta dalla squadra Ligier e quindi era andato a fare il Formula 1 con loro.
E niente, Gianni si avvicina, l'ingegnere Marelli si avvicina a Gabriele e fa: allora Gabriele, va tutto bene? Fa: sì, è l'unica cosa, appunto, ho l'acqua molto alta perché le pance si sono riempite di foglie. E l'ingegnere fa: ottimo, perfetto. Noi l'abbiamo guardato tutti straniti, come dire, come perfetto. E fa: vuol dire che le pance hanno un ottimo risucchio. Chiaramente siamo scoppiati tutti a ridere, era tutta una cosa molto, molto carina, insomma, ecco. Quindi, anche tornando alle fasi di costruzione, in quanti eravate materialmente a lavorare su questa vettura? Allora, della Organico First Racing erano 5 persone. C'era il capo officina che coordinava il lavoro di tutti, era Franco Ronchi, poi c'era Lamberto Martinelli, responsabile assoluto di tutta la parte di costruzione dell'attrezzeria, di fresa, tornio, di tutti quei particolari. Tante volte costruiva prima lui il pezzo e poi i disegnatori venivano a fare il disegno dopo che lui aveva costruito il pezzo. Poi c'era Enrico Brambilla, Roberto Fassina e il sottoscritto che facevano l'assemblaggio manuale. In più c'erano 2 carrozzieri che, intanto che noi facevamo le cose, sistemavano i modelli per fare gli stampi delle carrozzerie, che abbiamo fatto tutto dentro nell'officina di Agrate Brianza. Poi c'era un elettronico esterno che ha fatto l'impianto elettrico, ditte come la Comepre o cose del genere che hanno costruito le leve delle sospensioni e i portamozzi scatolati, altre ditte che facevano la fusione. E il cambio è arrivato con una scatola che ha recuperato l'ingegnere Marelli, progettata all'uopo, ma era già partito da aprile, quindi sono tutte cose che sono arrivate. La scocca era stata costruita dalla Aeritalia. Tra le altre cose, ecco, un altro aneddoto abbastanza divertente, all'epoca non lo era tanto, però adesso è abbastanza divertente. È successo che abbiamo fatto tutte le controventature interne della scocca in carbonio in officina da noi e poi dopo andavano cotte nell'autoclave. Sì. E quindi la scocca è andata dal costruttore, appunto, e loro hanno fatto il sacco, hanno messo tutto in pressione, eccetera, e poi sono andati a mangiare. Il problema è che hanno sbagliato la regolazione del forno, quindi quando sono tornati da mangiare c'era la scocca che si era un po' scollata e abbiamo dovuto sistemarla con delle iniezioni di Redux, una colla apposta per le cose. Diciamo che all'epoca, adesso ci ridiamo sopra, ma all'epoca non eravamo no, immagino che troppo contenti. Sia stato un bel clima una volta esatto. scoperto. No, però quello che ricordo con estremo piacere era l'entusiasmo e la grinta che ognuno di noi metteva, ognuno di noi, nessuno escluso, metteva nel cercare di raggiungere questo obiettivo. E quando abbiamo finito la macchina in tempo eravamo veramente tutti molto soddisfatti. Tornati dallo shakedown di Monza abbiamo rialzato la macchina, controllato che fosse tutto quanto a posto, rimontato la macchina sul camion verso le 8 di sera per partire per Bologna. Il camion è partito per il motor show e noi abbiamo preso il nostro furgone, un Ducato bianco, e dove in 8 persone anche noi ci siamo messi per strada per andare verso Bologna. Io sono stato l'ultimo a lavarsi le mani in officina prima di partire. Arrivo al furgone, l'unico posto libero è al volante. Tutti gli altri erano già a dormire di fianco, perché eravamo ovviamente tutti abbastanza stanchi. È stato niente così. Quindi si veniva da 2 mesi, notte e giorno. Attenzione, non solo 2 mesi, perché il campionato dell'88 di Formula 3000 è stato veramente pesante, perché la macchina era poco competitiva e abbiamo fatto anche lì delle lavorate disumane per poter raggiungere l'obiettivo di vincere una gara con Martini, che poi fece il terzo nel campionato. E insomma è stato quindi a fine campionato tutti magari avevamo necessità di riposare un po', ma in realtà è stato tutto l'opposto. Però per nulla al mondo avrei io e anche gli altri avremmo rinunciato a questo tipo di esperienze. Insomma. Diciamo che erano anche anni in cui era possibile poter sognare qualcosa del genere. Assolutamente. Non credo ci sia più stato, dopo quel periodo lì di inizio anni 90, un periodo in cui l'accesso in Formula 1 sia stato così semplice. Purtroppo penso proprio che sia così, perché Jordan è entrato un anno dopo di noi, è entrato con la squadra, ha fatto esattamente quello che abbiamo fatto, che avremmo dovuto fare noi nell'88, lui l'ha fatto 2 anni dopo. È partito a inizio 1990 a pianificare il suo ingresso in Formula 1 nel 91 con la squadra di Formula 3000, con Gary Anderson, col quale appunto avevamo lavorato a stretto contatto all'inizio del 90 con la prima Reiner col cambio trasversale e l'ossatura principale della squadra di Formula 3000, e hanno fatto un campionato di Formula 1 più che degno, con una macchina meravigliosa, bellissima, che non era altro che una Reiner di Formula 3000
un po' più grossa, perché era, ovviamente essendo lo stesso ingegnere, c'erano le stesse Si portava le filosofie idee, costruttive. giustamente. Sì, Esatto. sì, sì. La macchina era bellissima. Appunto Eddie Jordan poi è andato avanti 10 anni a fare la Formula 1, quindi penso di non sbagliare a dire che è stato l'ultima possibilità di fare una cosa del genere. Onyx era una delle squadre di riferimento della Formula 3000, cioè era tra quelli più opposti di tutti. Anche loro hanno fatto una Formula 1 bellissima, meravigliosa, purtroppo sono caduti in mano a qualche personaggio equivoco, esatto, e questo li ha fermati. Però, ripeto, avevano anche loro fatto tecnicamente un'ottima Onyx fece un podio cosa con Johansson, che era una roba incredibile. La macchina era bellissima, anche no, è Onyx, vero, era, anche esteticamente era una delle più belle di quella griglia lì. L'ultimo che tecnicamente. Sì, anche certo, ovviamente. L'ultimo che mi viene in mente che è entrato è Forti, metà anni 90, perché dopo di lui non c'è più stata una cosa del genere. Anche lì, se ci pensiamo, anche per Guido era una persona di una passione smisurata, per lui era il sogno della vita. Avevamo parlato con suo figlio quando abbiamo fatto il video sulla Forti ed era uscito esattamente questo, e anche lì lo sponsor sbagliato al momento sbagliato è andato a rovinare poi tutto. Esatto. Lì, tra l'altro, i costi anche lì erano già lievitati in maniera esponenziale, e probabilmente, poi non essendoci, non ho la possibilità di dire le cose come sono state realmente, però appunto il costo dei motori era molto superiore a quello che potevamo affrontare noi quando siamo partiti, e quindi il budget di trasferte, di materiali eccetera era decuplicato rispetto a quando correvamo noi, insomma. Certamente. E che effetto vi ha fatto poi vedere quella macchina che avevate costruito voi diventare la Life, da esterni ovviamente, senza sapere tutte le vicissitudini che ci sono state? Guarda, in realtà parlo a livello personale. Quando abbiamo chiuso il discorso Formula 1, io non ti dico che ho avuto una specie di rifiuto, ma una cosa molto simile. Non ho seguito le cose con attenzione. C'erano parecchie persone che conoscevamo molto bene, coinvolte nel progetto, persone di cui ho tuttora una stima elevata. Era chiaramente un progetto difficoltoso, perché un motore che sarebbe stato rivoluzionario e che effettivamente poi non ha mai funzionato. Alla fine poi loro sono entrati 6 mesi dopo che avevano acquistato la macchina da noi. Bruno Giacomelli è stato uno dei miei idoli da ragazzino, quindi lui lo seguivo con simpatia, però chiaramente i risultati non potevano essere all'altezza di quello che Bruno poteva dare. Le altre persone coinvolte sinceramente logicamente non andiamo a parlare di... Rocky aveva fatto la storia in Formula 1 perché era 312T, il responsabile motorista era lui, e caspita, non si può non avere... Il nome era sicuramente importante, è come dire... Se Adrian Newey ti propone qualcosa, tu cosa fai? Non lo ascolti, no? Chiaramente è qualcosa, però ci sta che alcune idee magari non trovano l'applicazione pratica. Poi magari appunto l'idea può essere giusta, ma magari ha bisogno di capitali. E per esempio Tarquini come è arrivato in First? Aveva già... Tarquini aveva corso con First Racing nell'87, e diciamo che l'87 l'aveva lanciato perché aveva fatto un sacco di prestazioni molto molto buone. L'88 lo fece in Formula 1 con Coloni, e alla fine dell'anno Leoni, quando voleva partire con la Formula 1, il primo pilota che ha contattato è stato Tarquini, anche perché Martini, che era un altro pilota fortissimo, aveva già il contratto con Minardi per correre con Formula 1, quindi gioco forza, volendo un pilota italiano, non c'erano tantissime scelte da dover fare. Modena, che secondo me era un altro pilota nato per guidare la macchina da corsa, aveva fatto la stagione con l'Eurobrun e aveva firmato il contratto per correre con la Brabham. Caffi era un pilota già affermato, insomma era difficile poter avere, secondo me la condizione ideale, e poi soprattutto conosceva già la squadra, era già integrato, non era una cosa che era un salto nel buio, insomma, ecco. Era anche un periodo in cui i piloti italiani erano tanti e di talento. Tanti e di talento, esatto, tanti e tutti forti. Faccio fatica a ricordare un pilota che non avesse la caratura per poter stare in Formula 1 in quell'epoca. Era stata veramente un gran bel periodo, una nidiata di
di talenti veramente, veramente elevata. Sì. Tornando anche al discorso First, avere in squadra uno come Richard Di Vila era sicuramente un valore aggiunto, sì. anche se quello che poi è venuto fuori anche in quello che abbiamo trovato noi è stato che la macchina l'avesse disegnata completamente lui, invece era diverso. Lui ha dato le linee guida principali, quindi cioè i punti degli attacchi delle sospensioni a livello di geometrie, quelle che erano le necessità aerodinamiche della macchina, e intorno a quelle linee guida poi è stata sviluppata da una struttura esterna la costruzione della stessa. Però il progetto, la base, l'idea era, se voi guardate la Ligier dello stesso anno, la macchina assomigliava in maniera molto molto forte alla Life Formula 1. E adesso ci troviamo in questo posto nel parco giochi. In parco giochi. Io allora ti lascerei a Yuri, che non vede l'ora di esaminare tutto quanto, però ti ringrazio davvero perché ringrazio io voi perché mi avete dato la possibilità di raccontare, e mi auguro di mettere delle parole corrette a una narrazione che troppo spesso sui siti internet viene vista in maniera molto superficiale. Sì. E sai, te lo dico non solo da addetto ai lavori e da persona coinvolta nella cosa, ma da appassionato, come l'abbiamo vissuta, con la passione e con la voglia che abbiamo vissuta. Mi spiaceva appunto leggere delle cose che non erano anche corrette. A noi spiace commettere errori, ma si può sempre rimediare. Assolutamente sì. Infatti, giusto, approfitto per dire che il libro è stato già mandato in ristampa con la correzione, quindi è tutto messo a posto. Grazie mille, grazie a voi. E ti lascio in pasto a Yuri. Grazie a voi. Però aspetta un attimo, Yuri, ti devo microfonare, se no non possiamo farlo. Allora Massimo, siamo qui in questa officina che per noi appassionati è manna dal cielo e luce per gli occhi, quindi vorrei che ci spiegassi un po' quello che fai oggi. Diciamo, principalmente oggi gioco. No, io uso chiamare questo posto appunto il parco giochi perché è soprattutto un posto dove mi diverto e dove sfogo una passione che ho da più di 40 anni. Ovviamente parte del gioco è fare le cose nella maniera più professionale possibile, professionale, pulita, competitiva, perché comunque la competizione è quello che ci muove praticamente da sempre, insomma. Quindi niente, insomma, qui in questo posto cerchiamo di riportare in vita dei pezzi di storia che hanno fatto la storia del motorsport e dell'automobilismo, insomma. Ecco. Scusatemi l'immodestia, ma penso che ci riusciamo abbastanza bene. No, tra l'altro qui ci sono macchine che noi abbiamo visto in pista a Monaco 2 anni fa e le rivedremo di nuovo in pista, quindi tanta roba. Tra l'altro iniziamo subito col botto, perché qui abbiamo una vettura che non dovrebbe neanche esistere. No, infatti, questa è una storia meravigliosa. Questa vettura qua era il sogno di Alberto Colombo, che è un fortissimo pilota di Formula 2, Formula 3 e Formula 2, perché vinse il campionato di Formula 3 nel 74 e dal 75 all'80 corse in Formula 2 con la squadra di Pavanello, con la Marce, poi fece una struttura sua che era la Sanremo Racing, che fece poi correre anche altri piloti, tra i quali appunto anche Gabriele Tarquini, che corse con Sanremo nell'85. Lui aveva un sogno, che era quello di debuttare in Formula 1 con una vettura sua come costruttore, e nel 1979 delegò all'ingegner Valentini lo studio della costruzione appunto di una Formula 1, coinvolto un gruppo di investitori che si chiamava appunto Riviera, erano quelli che gestivano la sponsorizzazione Le Coq Sportif anche per la nazionale di calcio dell'82, fece costruire la scocca in Inghilterra dalla struttura di John Thompson, acquistarono una Causen per fare la presentazione, perché dovevano fare la presentazione per rispettare i tempi con gli sponsor. La Causen fu verniciata nei colori Le Coq Sportive, intanto appunto facevano il montaggio di questa Formula 1 con la scocca nuova. È arrivata poi per 1000 motivi nei quali ognuno chiaramente ha la sua verità, il progetto non è più partito e la scocca è rimasta a 5 km da qua per più o meno 40 anni. L'abbiamo recuperata 2 inverni fa
e abbiamo cominciato, perché era una cosa bellissima cercare Certo. di ridare vita a questo sogno, visto che c'erano i disegni della Scocca, c'era buona parte dei disegni, quelli che mancavano li abbiamo fatti coerenti con l'epoca, senza inventarci niente di moderno, e abbiamo ricostruito la macchina con in mente Alberto. Tra le altre cose, quando abbiamo fatto lo shakedown a Cremona è venuta giù la moglie di Alberto e tanti dei partecipanti alla cordata di allora. Immagino la luce negli occhi di queste persone che hanno visto dopo 30 anni, 35 anni, quello che avevano pensato finalmente. Tra l'altro io la sto vedendo dal vivo ed è un lavoro bellissimo, sembra veramente una macchina dell'epoca. È stata una cosa molto emozionante per loro e per noi a vedere la loro emozione, perché per noi chiaramente è lo sfogo di una passione. Però appunto quando poi la passione riesce anche a dare dell'emozione, che è quello che è stato questo progetto, è stato decisamente una cosa molto forte, insomma. Questo è un altro bell'oggetto che ci ha dato tanta soddisfazione, è un Argo gruppo C2 del 1988. Questa macchina, puoi vedere qua, partecipò alle 24 ore di Le Mans dell'88, con 3 piloti privati. Noi l'abbiamo revisionata completamente a cavallo tra il 2019 e il 2020 con l'obiettivo di partecipare alla Le Mans Classic. Abbiamo partecipato 3 volte alla Le Mans Classic, la prima volta nel 2022 abbiamo fatto secondo, il podio, di categoria ovviamente, nel 2023 abbiamo vinto la gara, lo scorso anno, 2025, invece avevamo la pole position ma abbiamo rotto il motore e quindi non abbiamo potuto partecipare alla gara. Adesso appunto stiamo rimettendo insieme la macchina per poter partecipare anche quest'anno alla 24 ore Classic, con l'obiettivo anche qui di cercare di fare il meglio che possiamo, perché poi, ripeto, è sempre tutto bello, quando arrivi in pista cerchi di fare il massimo per stare davanti. Certamente. Allora io proseguirei in avanti perché vedo una delle mie personalmente vetture preferite della Formula 1, che è la Shadow, che è una vettura veramente bella. Tieni presente che uno dei miei piloti preferiti di quando ero ragazzino era Tom Price, che guidava proprio la Shadow DN5. È un gran pilota Tom Price. Assolutamente, io lo adoravo. Questo modello è stato incidentato alla gara dell'anno scorso di Monte Carlo, il Gran Premio storico, e adesso appunto stiamo ricostruendo e rimettendo insieme anche tutta la macchina. Adesso siamo abbastanza avanti per quello che riguarda la parte meccanica e stiamo prendendo in mano proprio in questo momento la ricostruzione della parte di carrozzeria. E lì abbiamo Sua Maestà, che è uno dei nostri motori preferiti, che è il Cosworth. Questo ha dato la possibilità a tantissimi piloti, ingegneri, proprietari di squadra di poter realizzare un sogno. Se pensiamo allo stesso Jackie Stewart, lui nel 67 aveva perso il contratto con la Ferrari per sua volontà. Ken Tyrrell è arrivato con una proposta oscena a dire: ma prendiamo un telaio Matra, montiamo il motore Cosworth e sono sicuro che possiamo fare bene. E così hanno fatto, quindi se non c'era il Cosworth... E tra l'altro poi quando la Matra volle fare il suo motore, Jackie Stewart e Ken Tyrrell si fecero la scuderia da soli. E presero la March, dopo appunto, anche lì è stata una scelta obbligata. Ken Tyrrell ha sempre detto: io ho dovuto fare il costruttore per forza, perché sennò sarei stato sempre in ballo con qualche costruttore a parte, quindi alla fine si sono fatti la macchina loro e hanno fatto quello che è la storia, insomma. Qui invece abbiamo 2 modelli di Arrows, questo è il primo, questo è del 1981, l'Arrows 3. Qui c'è stato il cambio regolamentare che hanno vietato le minigonne e quindi c'erano i correttori di assetto che qua non montiamo perché sono vietati dall'organizzatore del campionato storico di Formula 1, però tutto il resto, la macchina è completamente originale, esattamente come correva nel 1981. E quella della pole position di Patrese? No, questa qui è il muletto, il telaio numero 2, è ancora nelle configurazioni meccaniche che adoperavano nell'81, a parte appunto i correttori di assetto, il resto è tutto uguale. Proseguiamo la Arrows che abbiamo visto nella prima parte del video, anche questa livrea, devo dire, proprio meravigliosa, iconica. Esprime anni 80 da tutti i pori, veramente, anche questa veramente tanta roba. È iconica, è una cosa iconica, è una cosa che... Questa qui era una macchina del 1980, seguiva quel progetto meraviglioso che però purtroppo era non competitivo, che era la Rosa 2, che sembrava destinata secondo me a
cambiare completamente il corso della Formula 1, purtroppo per una serie di motivi tecnici non è mai stata competitiva. Nel 1980 Southgate fece una macchina più tradizionale con i dettami dell'epoca per l'effetto suolo, per lo sfruttamento dell'effetto suolo. La macchina è stata subito molto veloce, si è qualificata nelle prime file con Patrese Mas nelle prime gare dell'80. La mancanza di sviluppo e probabilmente anche di fondi fermò appunto lo sviluppo, e la macchina man mano perse di competitività, perché il Formula 1 non puoi stare fermo neanche un secondo, insomma devi continuare a investire e a seguire cosa. E qui concludiamo con questa, che sì. non è una Formula 1, però Sì. anche questa è una storia interessante. No, nel panorama delle vetture che facciamo, appunto, ci occupiamo delle vetture da corsa a 360 gradi, quindi partire dalle piccole Formula Monza, arrivare alla Formula 1, quindi tutto il pinnacolo del motorsport. Questa è una Formula 3 del 1991 che ha corso anche nel 92. Nel 91 venne adoperata da Marcello Ventre, un pilota brasiliano che fece delle buone cose nel campionato italiano di Formula 3, e invece nel 92 fu adoperata nelle prime gare da Giancarlo Fisichella, la macchina con la quale lui debuttò nel campionato, facendo delle buone cose. Tra l'altro con questa fece un incidente al Mugello demolendo la scocca, infatti è stata poi montata una scocca nuova, eccetera. Questa macchina qua è rimasta nell'officina di Ferdinando Ravarotto, che era il preparatore storico di Nelson Piquet, che appunto faceva correre Fisichella all'epoca, fino a 2 anni fa, dal 92 fino a 2 anni fa. Per le gare storiche è molto competitiva, infatti ha vinto la gara del Nürburgring, l'old-timer che c'è stato ad agosto. Insomma. Quindi voi comunque restaurate queste macchine e poi le rivendete? Sì, diciamo, difficilmente le acquistiamo noi, cioè, Okay. per noi deve essere proprio un project particolare con qualche cosa. Normalmente le auto che facciamo difficilmente le vendiamo, cioè se non si tratta o di una piccola Formula 3 o la Fittipaldi che abbiamo messo insieme qualche anno fa, l'abbiamo fatta e è stata venduta perché chiaramente ci è stato offerto una cosa che valeva la pena, insomma, quindi sì, ma in linea di massima non c'è dietro un business, c'è dietro la voglia di mantenere la storia, insomma. Ecco. Questo è veramente ti fa onore. Io Massimo ti È stato un ringrazio piacere, veramente, è stato un piacere. venire qua è stato veramente incredibile, ti ringrazio. È stato un piacere per me. E grazie per averci seguito e alla prossima, ciao, Grazie. cordiale saluto.